本物のスペシャリストによる本当の話シリーズ、今日はジョルジェット・ジョージアローさんにお話を伺いたいと思います。ジョージアローさん、よろしくお願いします。Benvenuti alla GFG, siamo molto felici di potervi incontrare e di essere a vostra disposizione per tutte le vostre eventuali curiosità o domande. Siamo davanti a questa vecchia sportiva che mi ricorda che quando ho progettato da Bertone questo bolide ero un ragazzino, quindi parlo del 1963 più o meno, per cui con Bizzarini, che aveva progettato la ISO rivolta, la vettura sportiva, voleva una vettura da competizione. Questa vettura nasce per il desiderio di poter fare delle gare. Naturalmente Bertone era d'accordo di studiare una vettura che avesse questo spirito di vettura da poter partecipare a queste gare di Le Mans, eccetera. Per cui facciamo una vettura in alluminio, molto più grezza. Qui è laccata, c'è il numero, ma quando abbiamo fatto questa vettura era molto grezza, ci sono anche dei documenti fotografici e poi ovviamente nell'elaborazione generale si è pensato anche a delle varianti scoperte come quell'altra che è qui dietro, per cui rappresenta un momento di relax per quanto è l'impegno di fare vetture di grande serie, di vetture per tutti. Questa è una vettura per pochi e quindi ci siamo anche un po' divertiti perché è fuori di quello che è la normale progettazione di auto. È una vettura che, malgrado siano passati molti anni, è ancora un oggetto del desiderio di chi è appassionato di vetture di quell'epoca. Altro non saprei dire. Io mi ricordo che ero a Le Mans e quando passò questa vettura, l'annuncio che stava per arrivare di questo motore General Motors potentissimo con un rumore incredibile. Sentivamo prima il rumore, poi dopo arrivava la vettura. Quindi sono cose un po' curiose, ma oggi ha un fascino ancora diverso, perché malgrado siano passati molti anni, molti desiderano questo tipo di architettura, questo tipo di modellazione che fa sentire, per chi la guida, di avere qualcosa di eccezionale. Io non l'ho mai guidata, Fabrizio, mio figlio, sì. Io personalmente finisce la mia gioia, la mia voglia, quando la vettura è finita e può essere ammirata. Questo bolide, questa P538, fa parte di una evoluzione. Si vuole sempre qualcosa di diverso, quindi con Bizzarini si è pensato a una vettura aperta dove la maggior parte del loro impegno è stato più che altro mio, ma di Bizzarini, e quindi mi sono divertito anch'io a fare qualche schizzo per questo tipo di prodotto
aperto che ha un suo fascino e che io amo molto. Questa Alfa Romeo GT mi ricorda il periodo in cui ero militare. È stata progettata quando io ero con la divisa militare, quindi avevo del tempo libero, ho potuto fare questa vettura che è stato un buon successo per l'Alfa Romeo, ma Bertone sperava di poterla produrre lui. Per quanto riguarda questa vettura gialla, è una delle ricerche di vettura a motore posteriore. Questo è un modello in gesso. Noi prima di arrivare a fare la vettura marciante facciamo il modello finito, verniciato, con diverse soluzioni che possono essere importanti per fare poi il prototipo vero. Mentre qui abbiamo la ricerca di un'immagine al di fuori della consuetudine, perché abbiamo preso nel 63 una vettura americana, la Corvair, abbiamo tolto la carrozzeria e ho voluto fare qualcosa di particolare, solo 2 posti con delle soluzioni direi un po' particolari. Quindi una vettura marciante ma con una cupola che racchiude i 2 piloti. Ha avuto successo a Ginevra nel 63. Poi è stata a New York, è stata la regina del 64 a New York e quindi fa parte di quella ricerca per poter passare con alcune idee sulle vetture di serie. Questa piccola vettura Fiat in fondo usufruisce di un percorso di forme ridotte e quindi ha il suo look che deriva da tanti disegni e di tante. Passiamo a questa vettura sportiva De Tomaso, che è una vettura che ha cambiato un po' le forme molto più piatte, con delle soluzioni un po' inedite e che adesso diventa una delle vecchie vetture che hanno un valore maggiore di quello per cui erano state prodotte. Questa vettura, chiamata Brera, è un'Alfa Romeo che noi come società volevamo fare una ricerca di forme, di architettura, per cui abbiamo utilizzato sotto questa pelle un motore e un telaio della Maserati e l'abbiamo vestita come idea di una Alfa Romeo Brera con un nome, con le porte che si aprono così, un parabrezza unico, quindi qualcosa di innovativo per quanto riguarda l'Alfa Romeo. Questa vettura ha suscitato interesse da parte della direzione Alfa Romeo, che decisero di costruirla in serie, naturalmente con dei cambiamenti di una logica industriale, quindi un telaio direi non così costoso, ed ha avuto un certo successo.
Ovviamente il primo ha delle proporzioni che non si riscontrano nella vettura di serie, però per la maggioranza delle persone, poi in definitiva, il look generale viene rispettato. Quest'altra rossa, che vediamo al posteriore, è un'iniziativa di fare una vettura dove i cambiamenti di questa Scaglietti, che aveva il serbatoio qui, di fare uno sportello e di cambiare un po' l'utilizzo della struttura. Per cui ci siamo impegnati a poter aumentare quello che è l'abitabilità di questa vettura e l'utilizzo di un bagagliaio che ha preso il posto del serbatoio, perché a metà c'era il serbatoio e facendo lo sportello abbiamo cambiato l'impostazione del telaio. La Lotus Esprit è uno studio fatto per Chapman nel 1972. Ovviamente questa è la versione più sportiva, quella evoluta della base di questa vettura di Chapman. Con Chapman abbiamo avuto molte discussioni sul primo prototipo per l'aerodinamica e in effetti nel fare il modellino si era riscontrato un CX non ottimale e Chapman vuole abbandonare il progetto. Noi avevamo ormai programmato di andare al Salone di Torino con la vettura, con il modello, il quale suscitò un certo interesse e Chapman cambiò idea e fece la vettura di serie, dove l'ha utilizzato anche nel film con James Bond e poi ha fatto diverse versioni più potenti con ovviamente dei cambiamenti su dei dettagli. Rimane comunque un esercizio di una vettura sportiva ma elegante. Questo prototipo nasce nel 93, dietro c'è il modello, poi abbiamo fatto il prototipo ed è un'iniziativa nostra dell'Italdesign per essere a Ginevra con qualcosa di particolare, cioè una vettura che per me deve essere la mia vettura da usare. Per cui nasce questo tipo di prodotto come iniziativa di pubblicità Italdesign. A Ginevra fu un successo per cui Artioli, il proprietario, decise di farla in serie e iniziammo a fare il progetto per essere prodotta. Passiamo invece a questa vettura un po' particolare per queste strutture in alluminio, è un Aston Martin Cabriolet fatta anche per pubblicità. Al Salone di Ginevra presentammo questa vettura che aveva alcune particolarità. Ovviamente non è stata fatta per produrre in serie, ma per creare un po' di sorpresa nell'architettura, per cui abbiamo avuto dei commenti positivi al di là
di quello che è la vettura prettamente di serie. Mentre questa magica rossa BMW ha una storia un po' particolare, perché la Lamborghini doveva produrre un prodotto che la BMW desiderava per poter correre. Solo che ci sono stati diversi problemi finanziari, per cui noi, quando abbiamo ultimato il progetto, ci chiesero di produrlo. Noi come Italdesign abbiamo prodotto 440 vetture qui nello stabilimento di Italdesign. Quindi questo è l'unico esempio di produrre un'azienda che è caratteristica come azienda di fare progetti, si è impegnata a causa di questi problemi finanziari della Lamborghini di poterla produrre. Abbiamo fatto delle linee di montaggio, ne abbiamo fatte 400. Questa vettura è una berlina 4 posti di classe elettrica, quindi è uno studio per una società che voleva pubblicizzare quello che era, diciamo, il business di questa società per l'elettrico, e quindi ha accettato di fare un esempio, un prototipo di cui poi ne è derivato un altro. Questo è il secondo. È una vettura particolare, poi vedrete dai disegni. Ha una cupola che si sposta tutto elettrico, quindi si può regolare l'apertura, facilita l'ingresso, non c'è montante e quindi è studiata per facilitare l'accesso, essendo una vettura di lusso. E anche la parte posteriore, adesso la apriamo di qua che io non riesco neanche. Quindi potete vedere bene tutto come è stata concepita, 4 sedili uguali, ma la cosa particolare è che dietro il sedile c'è la possibilità di mettere la giacca, la 24 ore, e ha dei dettagli che dovete vederli, per quanto riguarda il deposito dell'acqua, eccetera. Quindi è da verificare bene filmando tutto il resto. Anche questo modello è un'iniziativa pubblicitaria utilizzando il marchio di Bandini, che era una piccola casa che produceva vetture da corsa. Quindi abbiamo scelto un telaio elettrico e abbiamo voluto fare una vettura aperta, ma con queste strutture che sono strutture della porta che si apre per proteggere in caso di ribaltamento. Però la novità è che questo parabrezza avvolgente e questa linea continua con l'ingresso d'aria posteriore, quindi una caratteristica di architettura molto particolare, sia il taglio dei fari, il frontale, tutto viene studiato per dare un'idea differente da quelle che sono le vetture che in quel momento circolano. Per cui anche questa è viaggiante
ed è fatta per pubblicità. Naturalmente siamo in una specie di museo di vetture particolari, però la forza dell'Italdesign mia sono le vetture di serie, quelle che si usa tutti i giorni. Una delle vetture che io amo di più è la Panda. Perché la Panda? Perché la Panda nasce per delle esigenze di chi non ha grandi mezzi e vuole utilizzare un veicolo molto facile da poterlo portare nelle piccole strade, in montagna, e abbiamo fatto anche 4 ruote motrici. La Panda fa parte di quelle che sono il mio prestigio, perché la Golf o tutte quelle che hanno avuto per me il privilegio di essere prodotte in serie, sono quelle che ti danno il valore del tuo lavoro. Poi ovviamente queste vetture eccezionali è il sogno, ma senza questi esercizi è difficile fare vetture come la Panda, perché vuol dire lasciar perdere certi sogni, ma concentrarsi sulle esigenze di cui noi abbiamo bisogno. Yutaka, domo arigato per il privilegio di averle fatto vedere questi nostri progetti. Ringrazio l'equipe che sono bravissimi, che hanno messo in risalto tutto quello che è il nostro lavoro. Domo arigato ancora. ありがとうございました。